Sono le 11:11 minuti. Roberta, tu oggi hai un ospite da presentare ai nostri ascoltatori. Abbiamo un ospite qui con noi, ora in studio. Si tratta di Marcello Mariani, buongiorno. Buongiorno a tutti. Che è pittore, che viene dall'Aquila e che è qui in Australia, a Melbourne in particolare, per presentare una sua mostra. Sì. Non è la prima volta che lei viene in Australia, No, però. questa è la terza volta. La terza? La terza volta. Ho trovato questa città cambiata in un modo, oltre lo Yarra, quando sono venuto io non c'era proprio niente. Di che anno si trattava, signor Mariani? 22 anni fa. Ero ospite a Preston. Erano, sai, le vecchie case dei pionieri, e quindi... Un paio ce n'è ancora. No, ma perché... Consideriamo monumenti nazionali. Oh, sì, bello. Quando qualcosa ha 80 anni qui in Australia, è già... ma è giusto, è giusto perché la storia è poca, è recente. Ha avuto delle ispirazioni anche dall'Australia per la sua opera? Sì. Ho avuto la fortuna di stare un po' con gli aborigeni, perché un amico mi ha fatto conoscere un po' dell'Australia e io mi sono riportato molte cose. Questi aborigeni che fanno questi disegni, sai, grandissimi, e non capivo perché vedevo linee lunghe, non capivo. Poi lui mi ha detto: sali su un albero o su una roccia, vedi, no? E ho visto grandi kangaroo, boomerang. Oddio, ho detto, ma come fanno questi a disegnare? Io non riesco a dominare un foglio di carta e questi invece fanno queste cose bellissime. E lui mi disse: ma loro riescono a staccarsi dal terreno e guardarle dall'alto. E anche perché lei tra l'altro viene da una città invece medievale, opposta, no? Sì, 1300-1200, che è l'Aquila, sì, no? l'Aquila. E i suoi quadri sono tutti di notevoli dimensioni, sì, no? Sono grandi perché lo spazio, secondo me, ancora non lo conquistiamo mentalmente, perché se pensiamo all'infinito non esiste più luna né terra, figuriamoci noi, però ci siamo e questo è bello. E come si fa ad accostarsi un po' di più a questo stile astratto, che è lo stile della nostra epoca, ma che tante volte si sente un po' ostile, no? Lo studio, bisogna leggere, vedere, molto vedere. Signor Mariani, quanto c'è dell'Aquila nella sua pittura? Devo dire grazie alla mia città, perché mi ispira giornalmente, sempre per me nuova, e io ho la fortuna di avere una chiesa sconsacrata come studio, grandissima, del 1300, e rimango influenzato da queste bellezze, e quindi queste tele che io ho portato sono sovrapposizioni di queste varie epoche della mia città, sono collage, sono vecchi documenti del 700, del 600 che io recupero per poi farli rivivere a modo mio su queste tele. Quindi c'è l'Aquila proprio fisicamente, insomma, sì, nelle sue tele. Sì, perché le mie tele, guardandole, si ha la sensazione che siano affreschi, quindi c'è dentro Mantegna, Giotto, però con un'interpretazione nostra, moderna. Senta, lei è passato ha iniziato come figurativo, no? Sì. La sua carriera di pittore, e poi invece è passato all'astratto. Ma non me ne sono accorto, devo dire. Ecco, infatti stavo per chiedere come è avvenuto questo passaggio. Perché dal figurativo ho cominciato a togliere qualche linea, aggiungere qualche colore, ma non accorgendomene. Me ne sono accorto quando gli altri mi hanno detto: ma il figurativo dove è andato a finire? Ma dico, ma queste sono cose ancora più figurative, perché far parlare queste croste, questi muri, queste chiese che hanno storia, piazze che hanno storia, per me è molto importante. Il cielo nostro è azzurrissimo, perché stiamo a quasi 1000 metri di altezza, ai piedi del Gran Sasso dell'Aquila, è un cielo stupendo. I vicoli dell'Aquila sono stretti, angusti, però pieni di vento. So accarezzare il vento, mi piace farmi accarezzare e so accarezzarlo perché lo sento. Guardo i tramonti, vedo gli uccelli, vedo il verde degli alberi, vedo i ciuffi d'erba che escono
in questi grigi di pareti, erbe parietarie. Rimango affascinato, sto a guardare. Ecco che poi questi accumuli di sensazioni che mi vengono dentro riesco a trasportarle poi su queste tele.